Buongiorno, oggi giornata un po' nuvolosa, venticello sempre costante, attualmente ci sono queste nuvole, oggi è lunedì e stiamo uscendo per fare l'escursione dell'isola con il pulmino guidato, quindi andremo a toccare diverse tappe e diversi paesi e luoghi nuovi mai visti che porteremo qui sul canale. Colazione di oggi con ananas, melone, papaya, due pancake con poco di Nutella e una manciata di noci. Siamo al ristorante Tradicon. Colazione fatta, questo è il ritrovo, ore 9, mancano 5 minuti per le 9. Ci sono tutti i ragazzi che stanno già in fila, il pulmino è arrivato il primo, arriverà il secondo. Abbiamo l'ex collaudatore di Niki Lauda. Adesso saliamo qua da Santa Maria, andiamo a Spargos, capitale della isola, andiamo al mercatino municipale, andiamo a vedere un po' di frutta e verdure che arriva tutto da un'altra. Quella parte lì abbiamo fila verde per 700-800 euro al mese. Si paga 5 euro, si vede un po' di diversità di animali. Siamo una parte la isola deserta, però non abbiamo giraffa, niente di quella roba lì. Abbiamo una padaria, qua un cinese. Adesso siamo nel centro di Espargos, questo è il pulmino che ci porta in giro proprio nel centro. Qui a fianco abbiamo il mercato, penso che entreremo o tra poco oppure dopo. Qui sono i maiali interi, la macelleria di carne, addirittura ci sono dei capretti, ci sono le solite spezie. Cannabista, non è cannabis, è cannabis. Qua abbiamo un golfo. Questo qua ragazzi abbiamo Eucalipto, moringa, argilla, bitter, aruba, ce ne sono aloe vera a pezzettini. Abbiamo il tipo di aragosta, anche qua il nostro mare. Quello pesce di rosso, garrope, buonissimo. Garroppa, buonissimo, buono. Come questo qua, che pesava 95 kg. Wow. 95 kg, grande. Andato subito in albergo. Questo è il mercato coperto nel centro di Espargos, diviso nella zona con verdura e frutta dall'altra parte. Al centro c'è carne di maiale, di pecora, di mucca, invece qui è tutto pesce. Si rientra nel pulmino e si va dall'altra parte. Non abbiamo tanti... Eccoli i testimoni di Geova. Però abbiamo il carcere qua, che dopo faccio vedere. C'è anche un ragazzo a Santa Maria che lui dice sempre che piace andare in carcere, perché lui beve, mangia, c'è orario, perché con questo stipendio deve comprare da mangiare, pagare l'affitto, la luce, c'è gente che non c'è acqua a casa. Adesso siamo sul paesino Palmera, abbiamo un cinese qua. Sta iniziando a piovigginare un pochino. Siamo nel centro di Palmera. Fontenario. Questa è una fontana. Qua il posto che stavo dicendo, che la gente viene qua per prendere acqua. C'è quello 4 rubinettini, c'è sempre una signora, deve dare lei i soldi prima, per così lei riempie la bottiglia. Perché ragazzi, la scuola obbligatoria è gratuita, però il genitore deve dare la divisa, il materiale scolare. C'è un po' di bambini che non portano niente a scuola per mangiare. La divisa obbligatoriamente. Il pulmino ci ha lasciato in questa zona abbastanza centrale di Palmeira. Adesso c'è la ragazza che ci sta spiegando un po' di regole della scuola elementare. Questo è il nostro piccolo gruppo. Bello che i gruppi sono abbastanza piccoli, quindi non c'è tanta gente, quindi si riesce comunque a sentire, a capire tutto quello che si dice. Tutto interessante, quello che ci sta raccontando appunto, che la scuola è obbligatoria, che hanno tutti la stessa divisa, non c'è ricco, non c'è povero, non ci sono gradi o distinzioni sociali. E addirittura se un ragazzo o una ragazza per 2 o 3 giorni non va a scuola, qualcuno va a casa a bussare per chiedere il perché.
per capire il motivo. Sono i famosi buggy, sicuramente sono da 500, sono sempre turisti che fanno giri nei vari borghi. Quindi una volta fatta la foto a questo murales ci indicano il cellulare, la macchinetta e lì in questa piccola fessura è possibile inserire delle monetine. Non ci sono più le lire. Ciao, grazie. Qui stanno facendo una strada nuova con i famosi San Pietrini. C'è una bellissima costruzione che stride un po' in tutto il contesto, è nuova di zecca. Ci sta spiegando il cane che non bisogna guardarla troppo. Questo è il porto principale dell'isola di Sal. Lì ci sono pescatori che stanno tirando le reti, quindi è probabile che riusciamo a vedere o a filmare qualcosa di bello. Lui ha detto che è vicino a un paesino che lo sono. Tonno pinna gialla. E questo è sempre il gruppetto, abbiamo fatto la visita al porto principale di Palmeira, c'è una specie di mercato del pesce, i ragazzi stanno tirando sulle reti, c'è un baretto, è bello che c'è anche il divieto di distribuire alcolici ai ragazzi sotto i 18 anni, trovo abbastanza corretta anche questa cosa qua. Il ragazzo sta riparando le reti. C'era un profumo abbastanza diciamo un odore abbastanza pesantuccio, chiaramente fra pesce, scarti del pesce, è normale. Però l'altro Ora lì. Ciao, sì, tutto bene. Capoverde no stress. Come al solito sono l'ultimo a salire. Bella quella cosa. Sempre di corsa. Eccoci qua. Adesso stiamo andando a Buracona e a vedere il famoso occhio blu, un riflesso di sole che va a infrangere l'acqua in un anfratto, in una buca, e dà questo riflesso blu del mare, denominato appunto Blue Eye. Il nostro pulmino, cioè i buggy no limits. Adesso dovremmo vedere la piscina naturale, è praticamente un po' di mare che entra in questa scogliera vulcanica. Wow, pazzi, sono pazzi. E quindi questa è la famosa piscina naturale di Ragona. Regona, mi corregge giustamente il ragazzo. C'è tantissima gente, ci sono tanti buggy che sono venuti appunto a fermarsi in questo posto turistico. Quello
è il nostro pulmino. Intanto pioviggino, intanto esce il sole, c'erano tantissimi ragazzi giovani che si stanno tuffando praticamente. Mamma mia, roba da pazzi comunque. Terminata la breve sosta anche qui alla piscina naturale e andiamo in un'altra destinazione. Stiamo andando a vedere il miraggio. Hanno detto che anche se è così nuvoloso dovrebbe vedersi lo stesso. È una delle zone più umide dell'isola, si chiama Terra Boa, sarebbe terra buona se piovesse, sarebbe diciamo una zona abbastanza fertile perché c'è tanta terra, però manca l'acqua e tante buche. Stiamo facendo questo tragitto praticamente nel deserto. Siamo appena arrivati a Terra Boa per vedere il famoso miraggio. Il miraggio è praticamente lì in fondo, come vedete nel video. Sembra che ci sia dell'acqua, ma in realtà non c'è nulla, è soltanto un'illusione ottica. C'è una luce tanto forte, tanto strana. Provo a prendere magari di quinta con questo luce di ragazzi, è quella cosa lì che si vede in fondo. Stiamo avvicinando, c'è un misto sabbia, acqua e vento. Se ti abbassi dovrebbe vedersi ancora di più. In effetti si vedono gli alberi quasi galleggiare, quella specie di laghetto inesistente. In favela. Quando loro sportano lì, ragazzi, in quella casa popolare, pagano 50 euro al mese, lì c'è acqua, c'è la luce, dicono che Isola di Sal è un'isola turistica, che tutta la gente vive bene, ma questa parte qua è la parte che bisogna ancora più di aiuto del governo. Queste sono le case popolari che il governo ha realizzato 3 anni fa per togliere tutto il popolo dalle favelas e le spostano qui. Pagano soltanto 50 euro al mese e hanno una casa dove c'è acqua, luce. Qui vivono tutta la gente che abitava nelle favelas. No. Cinesi tutte la parte. Ieri i nostri colleghi capodanniani, settare fuori Siamo appena arrivati alla baia dove vedremo gli squali in limone. Qui c'è un ragazzo che ci sta dando a noleggio le ciabatte al costo di 3 euro a baia. E niente, andremo lì, ci hanno detto di non mettere le mani ma di camminare soltanto e poi chiameranno appunto gli squali che si avvicineranno a noi. Vedremo cosa riuscirò a filmare. C'è sempre il pulmino, qui sono diverse baracche. A dopo. Quei signori che vedete lì in fondo dovrebbero vedere in questo momento gli squali. Scarpette messe, sono le classiche Crocs. Noi le avevamo, noi le abbiamo messe in valigia perché comunque occupavano tantissimo spazio, non valeva appunto la pena di portarsi dietro non tanto il peso ma era l'ingombro che non andava giù. E quindi niente, le abbiamo prese qui e alla riconsegna dobbiamo dare 3 euro a paia, quindi alla fine per 6 euro è meglio tenerle qui senza portarsi dietro, anche perché non ci saranno altre escursioni dove necessitano appunto le scarpe di gomma, le scarpe da scoglio. E quindi poi la scelta, poi potete decidere di prendere e di portarle oppure no. Quello che vedete sopra è un chip, sono tutti microchippati. Questo gli ho toccato la gamba. Non so se riuscite a vederli, che l'acqua non è proprio limpidissima, però rende. Qui siamo appunto nella baia degli squali limone, piccolini, eccolo, non so se si vede, eccolo.
baia degli squali limone, perché sulla punta hanno una pinna di colore giallo, per questo è denominato squalo. Allora ragazzi, anche questo è fatto, stiamo tornando indietro piano piano al nostro pulmino a consegnare le ciabatte che abbiamo preso a noleggio, quali si vedevano. Qui ho visto che bene o male è quasi sempre un po' torbida l'acqua, è caldissima, quindi loro si avvicinano, appunto sono i ragazzi che battono un po' l'acqua, prendono un pesce come avete visto nel video per attirare la loro attenzione, e niente, sono innocui. Abbiamo potuto fare tranquillamente tante clip, tante fotografie, e niente, adesso stiamo consegnando le ciabatte. Ragazzi, da qua voi vedete tutto quella Promontorio. montagna grande così, il cratere del vulcano. Spento, non attivo. È spento? Sì, però abbiamo un attivo a Isola di Fuoco. È un paesino tranquillo, vive poca gente qua, vicino al mare, sabato, domenica, sempre in questa parte qua pieno di gente che viene in mare. Siamo appena arrivati all'altra tappa, siamo a Salinas, appunto dove ci sono le saline, e faremo il bagno in un'acqua con tantissima concentrazione di sale. Dicono che si galleggerà. Salinas, seguiamo la guida, entreremo in un tunnel che hanno scavato con il piccone in 4 anni, solo con l'utilizzo del piccone. Questo è il famoso tunnel scavato in 4 anni con il piccone. Wow. Me l'aspettavo un po' più piccola, è enorme. Quindi questo è il cratere del vulcano. Per fortuna che ci sono le nuvole, e io oggi non sto vedendo praticamente nulla, c'è una luce accecante oggi. Sono le 12:15 o 13:15, non mi sto vedendo, quindi rimarremo per 3/4 d'ora al massimo. Faremo anche una doccia al costo di €1 per 30 secondi, era giusto per togliere il sale, e poi andremo a pranzare in un ristorante tipico compreso nell'escursione. Stiamo facendo tutto questo percorso, siamo Pietrini, qua c'è un ristorante, ma non penso che mangeremo a questo perché prima ne hanno indicato un altro, Salinas Relax. Andremo a fare il bagno lì in quella direzione, quindi continuiamo. Qui è possibile cambiarsi, fare l'utilizzo del bagno e altro. Siamo appena passati dalle toilette, c'erano i bagni, il ristorante, le docce e gli spogliatoi. Doccia, come detto prima, si può fare al costo di €1. Adesso stiamo raggiungendo il punto dove appoggeremo tutte le nostre cose a terra e faremo questo bagno in questa salina. Dovremmo in teoria galleggiare perché la percentuale di salinità di quest'acqua è molto alta. Queste montagnette sono montagnette di sale, c'è tantissimo vento e ci sono le persone che galleggiano. Qui non facci male. La temperatura è calda, sembra entrare in un lago, ma è un lago. Allora, siamo nella salina, si galleggia? Sì, non riesco a metterle giù. Praticamente ieri mi è venuta la splendida idea di fare tantissima strada e mi sono un pochettino strofinato le gambe, diciamolo in modo... E quindi lì con questa salinità mi sta bruciando. Ok, proverò a vedere. Non vedo niente. Siamo nella salina. Ci hanno detto che ci sono dei pesci di acqua salata. Scherzo. Non dovrebbero esserci forme di vita. Comunque giù è caldissima. Hai visto ci sono tipo delle sorgenti d'acqua dolce? Allora praticamente sto galleggiando. È una sensazione stranissima, questa ci mancava. È bruttissima la sensazione. Praticamente non sto vedendo nulla.
sto facendo fatica a tenere gli occhi aperti. È una sensazione stranissima. Guardate i piedi come vanno in aria. Senza alcuna fatica. Mi è andata un po' d'acqua salata. Come quando esageri nella pasta e metti troppo Troppo, sale. troppo. Puh. Quindi qua con €1 puoi fare 30 secondi di doccia per togliere il sale. Lì c'è il signore che apre e chiude i rubinetti all'occorrenza. Da parte invece è possibile cambiarsi, quindi togliere eventuale costume bagnato. E c'è il bar e shop. Vediamo cosa c'è all'interno. Qui c'è lo shop con tutti i gadget. Da questa parte c'è un piccolo bar, dall'altra parte invece c'è il ristorante, molto bello, con vista salina. Qui sono tutte le sdraio che si possono occupare per appoggiare le proprie cose e lì in fondo c'è la meravigliosa salina. In quel tratto lì mi sembra di vedere una zona più che batte sul rosa, tipica delle saline. Prima esportavano il sale dall'isola di Sal in tutto il mondo. Oggi come oggi, vivendo prettamente il turismo, lo estraggono soltanto le isole dell'arcipelago di Capoverde. Bagno fatto, doccia pure, adesso stiamo risalendo, accompagnati. Siamo un bel gruppo numeroso. Le escursioni più importanti sull'isola di Sal sono di No Limits Adventure. Abbiamo la nostra bravissima ragazza che ci sta dicendo tantissime notizie utili sull'isola di Sal e non solo, su tutto l'arcipelago di Capoverde. Andiamo in direzione del nostro pulmino per raggiungere il ristorante che qui sotto non dista molto, saranno un 200 metri. Paesaggio davvero fantastico. Siamo proprio all'interno del cratere del vulcano, dove quelle formazioni sembrano carsiche, e questo è tutto il cratere. Mi sarebbe piaciuto tantissimo portare il drone, ma avevamo un bagaglio piccolo questa volta. Tappa alle Salinas fatta, sono costruite nel 1405, de Pedra de Lume. Andiamo al ristorante a mangiare. 5 minuti e siamo al ristorante Area Docas Pedra de Lume. Carino, vista mare, mega vista mare. Questo qua è il tavolo nostro. Questo è tutto il nostro tavolo, molto grande. Questo è l'interno del ristorante. Bello. C'è un tetto in legno bianco con tutte queste tende che secondo me servono a insonorizzare. In molti ristoranti viene a mancare questa cosa e mi dà un fastidio che non vi dico. Ci sono anche delle vecchie fotografie della salina e della chiesa che sta praticamente qui fuori. Spero che avremo la possibilità di andare a visitarla. Qui stanno preparando tutte le nostre bevande, lì vedo tante birre, acqua zero. La maggior parte sono birre. Vado a prendere posto e a vedere un po' le clip registrate. Praticamente c'è la chiesetta che sta lì, da quella parte. Chiedo alla guida se potremmo andare dopo perché mi piacerebbe filmarla da vicino. Questa è l'isola di Sal, Capoverde. Siamo a 2 passi adesso dall'oceano. C'è una luce, ragazzi, incredibile. Con tutti gli occhiali non riesco a vedere nulla. Non so cosa sia, ma è probabile che... Ah, queste sono le nasse per le tartarughe. Mi diceva la ragazza che ogni nassa contiene, se non ho capito male, 50 uova. E sono tutte numerate. Queste nasse ci sono le uova delle tartarughe. Sono state già deposte. Le hanno già deposte. Le hanno messe lì dentro.
non diciamo termini che non conosciamo, tutte numerate e ogni nasta contiene un certo numero di uova. Loro avranno sicuramente un inventario. Quella è la chiesa che voglio andare a visitare. Vedo la porta aperta, quindi sicuramente potremo anche entrare. Speriamo di sì. Allora, noi abbiamo preso carne ed è arrivato l'antipasto, la birra, l'acqua, non si sa mai. Allora, chi ha scelto carne hanno portato questo cosciotto di pollo, chi ha scelto pesce come il signore, il nostro amico, e la differenza è una bella fetta di pesce. Invitante comunque. Appena arrivato il dolcetto, sembra che sia tipo un budino con crema al caramello, caffettino espresso compreso nel pacchetto. Finito ragazzi, e niente, praticamente ho chiesto a Michela, la nostra guida, se potessimo andare a fare qualche fotografia. Mi sembra che sia aperta e dopo aver mangiato una bella sfacchinata. Vabbè ragazzi, lo faccio anche per voi. Colgo l'occasione per invitarvi a iscrivervi al canale. Cerco sempre di portare contenuti nuovi, unici, e di trasmettere la mia emozione, il mio sentimento. 1853. Wow, che bellina. Si sente solo il vento. Chiesa cattolica. Qui c'è Giovanni Paolo II. Belli questi colori. Ci sono giusto 8 panche. Bella. Mi piace vedere le cose con lo stupore di un bambino. Qui abbiamo anche il nostro Papa, il Papa attuale. I vecchi contatori, come quelli che avevamo noi in Italia. Bella, bella, bellina. Mi piace. Lasciamo una piccola offerta per i bimbi. Guardate che vista. Questa porta color turchese è un colore che io adoro. Si sentono dei galli in lontananza. Non so esprimere sinceramente il sentimento, l'emozione. Qui c'è della ghiaia vulcanica. Questo colore è veramente fantastico. Mi piace tantissimo. E niente ragazzi, torno indietro. Bella, molto bella. Mi sarebbe piaciuto suonare la campanella, però mancava la corda. E niente. Ecco il nostro pulmino. Dobbiamo correre. Mino poi ci ha aspettato, l'abbiamo preso. Adesso siamo nella baia di Murdeira. Adesso stiamo entrando fare una degustazione di rum involontaria. Noi non volevamo, possiamo anche non farla, ma molto probabilmente la faremo, giusto per avere il quadro completo di tutta la situazione. Quindi questo qua è il negozietto dove ci sono rum e i prezzi non sono altini, sono piccolini, bottiglie piccole. Questa è la cantante più famosa di Capoverde, Cesaria Evora. Dobbiamo assaggiare sempre per avere il quadro completo. Allora, Tiziana ha scelto lei per tutti noi due. Questo è per Claudio. Benzina, Uludoi. Miscela, Uludoi. Ciao Claudio. Oh ragazzi, guardate che posto. Guardate che bella baietta. Questa spiaggia con questo giringuito. La ragazza che sta tinteggiando. Ragazzi, l'aria che c'è qui a Capoverde, c'è caldo, ma c'è questo vento che comunque ti aiuta. C'è proprio l'aria, c'è... Questi sono denti di squalo? Potrebbe essere una dentatura di squalo. Potrebbe. Mamma mia che posto. Stazione rum fatta. Ma il leone? Il leone? Il leone è là. Ma l'avete visto poi il leone? Madonna. Stamattina.
Allora faccio uno zoom particolare solo per voi. Dice che dopo aver assaggiato il rum, lì si vede un leone sdraiato, dovrebbe essere quello, naturalmente largo un po' alla fantasia. È il rum che parla. La tappa, siamo a Ponta Preta, che sarebbe il punto nero. Ci ha detto la ragazza Michela che tanti anni fa, quando lei era piccolina, questa sabbia era nera vulcanica, poi col tempo è diventata così. Qui abbiamo una sosta di circa un'ora, questo paradiso, faremo bagno, prenderemo il sole e poi ritorno al nostro campo base, al villaggio. Ragazzi, questo bagno lo dedico a tutti i 6.500 iscritti al canale. Mi raccomando, tutti quelli non iscritti, fatelo in questo momento, giusto per non dimenticarlo dopo. Fatelo ora. Ringrazio tutti gli iscritti e anche grazie a voi se mi trovo in queste splendide località esotiche e africane. Guardate che posto, mamma mia ragazzi, anche oggi cose belle, anche oggi molto bello, guardate, fantastico, veramente very beautiful, bello. Amici mia. Bella? Ore 16, siamo ritornati. L'escursione, questa è quella più lunga, quella con più cose da fare, un'escursione che io consiglio a tutti. Se venite all'isola di Sal serve, perché comunque hai un'infarinatura un poco di tutta l'isola e quindi la consiglio, perché comunque ci sono diverse tappe, c'è anche il pranzo compreso, non è costosa e va fatta, almeno questa va fatta. Magari uno non vuole fare il buggy, non vuole fare il quad o altre esperienze, però questa è una di quelle che suggerisco. Sempre esperienza che si può prenotare al desk, all'ufficio di Veratur. In questo caso noi abbiamo prenotato con il carissimo Mattia e niente, adesso andiamo a lasciare gli asciugamani umidi in piscina e poi forse faremo un bagnetto al mare. Questo è il desk di Veratur, dove troverete qui Mattia agli orari d'ufficio per poter prenotare le diverse escursioni che si possono fare qui all'isola di Sal.